Ciao e bentornato o bentornata sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana e buona festa perché oggi è il 1° novembre e nella chiesa si celebrano tutti i santi, noti e meno noti. È la festa di Ognissanti. Ma non c'è soltanto questa festa ovviamente in Italia, ci sono tante altre feste importanti, religiose e civili, e allora ho pensato di metterti alla prova con un quiz. Ho preparato per te delle domande per vedere quanto ne sai delle tradizioni, delle feste, dei cibi tipici in Italia. E allora preparati e rispondi a queste domande. Dopo la mia domanda puoi mettere in pausa qualche secondo il video, così puoi avere il tempo di rispondere, va bene? E poi confrontare la tua risposta con me. Allora, sei pronto? Sei pronta? Iniziamo. Mi aiuto con il computer, così non dimentico le mie domande. Allora, partiamo dalla prima domanda. Durante quale festa è tradizione indossare un indumento rosso e mangiare le lenticchie a mezzanotte? E perché? Metti in pausa il video e prova a rispondere. Bene, ora andiamo alla risposta. È la festa di Capodanno. Le lenticchie simboleggiano la fortuna, la ricchezza e generalmente si mangiano accompagnate dal cotechino, dallo zampone, forse l'avrai visto in qualche foto. E il rosso è il colore propiziatorio per la fortuna, per la salute, e quindi molti italiani hanno l'usanza di indossare biancheria rossa come portafortuna. Lo sapevi? Hai risposto bene? Fammi sapere poi alla fine del video nei commenti. Seconda domanda. Restiamo sempre sul Capodanno. Come si chiama la notte di Capodanno? Si chiama la notte di San Silvestro. È il santo che la Chiesa celebra la notte del 31 dicembre. Terza domanda. Lasciamo la festa di Capodanno. Qual è la festa in cui i bambini italiani ricevono dolci o carbone? E da chi li ricevono? Metti in pausa il video. Bene, stiamo parlando della Epifania, la festa che si celebra il 6 gennaio. La Chiesa celebra il giorno in cui Dio si è rivelato agli uomini attraverso la visita dei Re Magi. Ma legata a questa festa ormai c'è un personaggio tipicamente italiano che si chiama la Befana, una vecchietta che vola sulla scopa e la notte del 6 gennaio porta ai bambini buoni la calza con i dolci, ai bambini che sono stati meno buoni porta il carbone, ma fortunatamente è sempre di zucchero. Lo sapevi? Fammi sapere sempre nei commenti. Quarta domanda. Qual è la festa più famosa in Italia che si festeggia fra febbraio e marzo con maschere e costumi? Questa è facilissima, Il carnevale, ovviamente, e la città dove il carnevale è re è sicuramente Venezia. Ma qual è un dolce tipico di carnevale? Spesso è fritto ed è spolverato di zucchero a velo. Lo conosci questo dolce? Pensaci bene. Questo dolce ha un nome che cambia da regione a regione, quindi puoi trovare il nome le frappe, le chiacchiere, i cenci o le bugie, per fare qualche esempio. È una sfoglia sottile di pasta dolce, croccante, che può essere cotta al forno o fritta.
Sono buonissime, ti consiglio di provarle, eh? Rimaniamo sempre nella festa del carnevale. Come si chiamano i pezzetti di carta colorati con cui i bambini giocano a carnevale e le strade si riempiono di questi colori? Come si chiamano? Pensaci bene. Si chiamano i coriandoli. Attenzione, non confondere con la parola confetti. Si chiamano i coriandoli. Lasciamo la festa di carnevale. Pasqua è una festa molto importante, è una festa religiosa molto importante, ma io ti chiedo, come si chiama il lunedì dopo? Quando gli italiani generalmente amano fare un picnic all'aperto? Pensaci bene. Il giorno dopo di Pasqua si chiama il lunedì dell'angelo o Pasquetta. Si chiama lunedì dell'angelo perché si ricorda quando l'angelo si è mostrato alle donne che sono andate a vedere il sepolcro dove era Gesù. E cosa abbiamo detto? Che se il tempo ce lo permette, generalmente amiamo fare le scampagnate, cioè i picnic, o fare delle gite fuori porta. Rimaniamo ancora sulla festa della Pasqua. Quale dolce pasquale ha la forma di un uccello ed è simbolo di pace? La colomba pasquale. È un dolce ricco di burro, zucchero, mandorle, arancia candita. Fammi sapere nei commenti se lo hai assaggiato e se ti piace. Un'altra domanda. Qual è la festa italiana che celebra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dell'Italia dal fascismo e dall'occupazione nazista? Pensaci bene. Siamo nel mese di aprile. Il 25 aprile, la festa della liberazione. Altra domanda su un'altra festa. Quale festa civile si celebra il 1° maggio e quale importante evento musicale si tiene in questa giornata? Il 1° maggio, sono sicura che lo sai, si celebra la festa del lavoro, dei lavoratori. Si celebrano tutti i diritti dei lavoratori e le lotte per le migliori condizioni del lavoro. In questa giornata c'è il famoso concerto del 1° maggio, che è un grande evento musicale che si tiene a Roma. Bene, andiamo nel mese di giugno. Quale festa civile si celebra il 2 giugno e quale evento storico importante ricorda? Il 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana. Celebra il referendum appunto del 1946, in cui gli italiani hanno scelto la Repubblica invece della monarchia. Andiamo avanti e andiamo in piena estate. Quando si festeggia il Ferragosto e qual è la sua origine? Il Ferragosto si celebra il 15 di agosto ed è una festa che ha delle origini antiche. Ai tempi dei Romani si celebrava la fine dei lavori agricoli nei campi e quindi erano dei giorni di ferie, ma poi negli anni è diventata anche una festa religiosa che celebra l'Assunzione di Maria in cielo. Lasciamo l'estate. Oggi, 1° novembre, abbiamo detto che la Chiesa celebra tutti i santi. Ma domani, 2 novembre, che festa sarà? È una festa religiosa. Mentre oggi le scuole, gli uffici sono chiusi, domani non sarà così. Ma che cosa ricorda la Chiesa?
Domani 2 novembre ricordiamo tutti i morti, i defunti delle nostre famiglie e quindi generalmente si va al cimitero per portare i fiori ai nostri defunti. Passiamo al mese di dicembre. Cosa fanno gli italiani l'8 dicembre, che è una festa religiosa che ricorda l'Immacolata Concezione? Conosci questa tradizione? Pensaci. L'8 dicembre generalmente molte famiglie cominciano a fare l'albero di Natale e il presepe. Arriviamo verso la fine dell'anno e ovviamente dicembre è il mese della festa del Natale, ovviamente. Ma io ti chiedo, come si chiama il giorno prima di Natale, il 24 dicembre? Il 24 dicembre si chiama la vigilia di Natale. Tradizionalmente la sera del 24 si fa un cenone a base soprattutto di pesce, ma questo dipende, non tutte le famiglie celebrano, festeggiano sia il 24 sera che il 25 il giorno di Natale. Dipende dalle tradizioni delle famiglie. Passiamo adesso al Natale, il 25 dicembre. Cosa si mangia tradizionalmente a Natale? Mi sai dare qualche nome di qualche dolce? Almeno 2 o 3? Pensaci. Beh, io te ne dico 3, sono i più classici: il pandoro, il panettone, il torrone, ma in realtà ogni regione d'Italia ha tantissimi dolci tradizionali per il Natale. Sarebbe molto interessante poterle assaggiare tutti. Scrivimi nei commenti se ne conosci qualcuno, va bene? Sono curiosa. E poi, ultima domanda, abbiamo finito il quiz. Che festa si celebra dopo il Natale? Il giorno dopo del Natale, il 26 dicembre. Che festa è? È la festa di Santo Stefano, che è il primo martire cristiano, quindi la Chiesa dedica a lui il giorno dopo il Natale. Bene, abbiamo finito il nostro quiz, abbiamo fatto un giro dell'anno attraverso le mie domande. Ora sono curiosa di sapere però a quante domande hai saputo rispondere? Scrivimelo nei commenti. E io ti aspetto al prossimo video, ma ti ricordo che puoi scaricare da un link in descrizione un PDF con il contenuto del video che ho preparato per te oggi. E ricorda che sempre in descrizione trovi un'attività legata a questo quiz. E allora grazie per aver visto il mio video fino alla fine. Ti aspetto al prossimo. Ciao!